Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della rigidità del carattere e delle maschere. Allora, rigidità di carattere, quindi persone estremamente rigide, con codici etici magari molto, come dire, definiti, molto marcati, e maschere, cioè la maschera è quella che viene chiamata personalità. Cosa rappresentano? Rappresentano dei meccanismi difensivi. Difensivi in che senso? Difensivi dalle emozioni. Una maschera, ad esempio, è l'iperlogicità, essere iperlogici. Le persone iperlogiche sono rigide. E a cosa serve questa maschera? Serve a difendermi dalle emozioni, perché tutte le forme di rigidità caratteriale, tutte le forme di maschere servono a proteggerci dalla sofferenza che a suo tempo abbiamo vissuto a causa delle emozioni. È un meccanismo di difesa della sfera logico-razionale. Io mi difendo per evitare di, soffrire ancora. Ovviamente questi meccanismi di difesa spesso diventano meccanismi di offesa. Un po' come dire, uno che ogni volta che porta la macchina in centro e prende la multa potrebbe utilizzare come meccanismo di difesa, anziché andare in macchina in centro, lascia la macchina nel garage e va a piedi o va in autobus, non lo so, però di fatto non prenderà più multe, ma non utilizza neanche più la macchina. Un meccanismo di difesa è quello che, diciamo, Ulisse ha fatto mettere ai suoi marinai per non finire sugli scogli ipnotizzati dal canto delle sirene, cioè gli ha fatto tappare le orecchie, non gli ha fatto sentire il canto delle sirene. Lui però, Ulisse, se l'è vissuto il pathos dell'amore, del canto delle sirene, non si è fatto mettere i tappi nelle orecchie, ma si è fatto legare e si è vissuto il pathos dell'amore. Ecco quindi che l'emozione bisogna imparare a viverla, bisogna prendersi delle vacanze analogiche, perché essere troppo rigidi, avere troppe maschere, viene percepito dalle altre persone. Le altre persone si irrigidiscono quando vedono una persona rigida, per una questione ecoposturale, perché noi assorbiamo molto dagli altri. Pensa ad esempio, se tu stai sempre con una persona incazzata e depressa, alla fine sarai incazzato e depresso pure tu. E comunque se una persona, se percepisci, la percepisci energeticamente, la rigidità di una persona, questa ti porterà ad essere rigido, ti porterà a essere diffidente, perché noi siamo diffidenti con le persone rigide. E allora, se tu appartieni alla categoria delle persone rigide, devi imparare a sbloccarti. Come fare a sbloccarti? Iniziare giorno per giorno a darti degli spuntini emotivi. Ogni giorno uno spuntino emotivo al giorno toglie la rigidità di torno, però devi fare uno sforzo, inizialmente perlomeno, per darti queste emozioni, altrimenti continuerai a stimolare la rigidità. E queste emozioni devono essere emozioni che ovviamente non ti fanno soffrire, devono essere emozioni di piacere, in modo tale che il meccanismo di difesa capisce che l'emozione non fa paura, l'emozione non fa male, la fai riabilitare e riabituare la persona proprio all'emozione, all'emotività. Questo riavvicinamento inizierà a sbloccare la maschera e le altre persone lo percepiranno e naturalmente diventerai una persona più seduttiva, naturalmente diventerai una persona più empatica e avrai più successo nelle relazioni sentimentali, ad esempio. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, iscriviti a questo canale e anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.